Ciao! Oggi vi leggo Nel paese dei mostri selvaggi, scritto e illustrato da Maurice Sendak. Quella sera Max si mise il costume da lupo e ne combinò di tutti i colori. E anche peggio! La mamma gli gridò: "Mostro selvaggio!" E Max le rispose: "E io ti sbrano!" Così fu cacciato a letto senza cena. Nella camera di Max, quella sera, una foresta crebbe. E crebbe fino al soffitto, ormai fatto di rami e foglie. Eppure le pareti si trasformarono in foresta. E si formò perfino un mare, con sopra una barchetta tutta per Max, che giorno e notte si mise a navigare e navigò in lungo e in largo per mesi e mesi. Infine, dopo un anno o poco più, giunse nel paese dei mostri selvaggi. E appena arrivato nel paese dove abitano i mostri selvaggi, quelli ruggirono terribilmente, digrignarono terribilmente i denti, rotearono tremendamente gli occhi e mostrarono gli artigli orrendi. Fino a che Max gridò: "Accuccia!" E li domò con il trucco magico di fissarli negli occhi gialli senza batter ciglio. E quelli ebbero paura e proclamarono che lui era più mostro selvaggio di tutti e lo fecero re di tutti i mostri selvaggi. "E adesso", urlò Max, "attacchiamo la rida selvaggia!" "Ora basta!" disse Max e cacciò i mostri selvaggi a letto senza cena. E Max
il re di tutti i mostri selvaggi, si sentì solo e desiderò di essere in un posto dove c'era qualcuno che lo amava più di ogni altra cosa al mondo. Fu allora che odorò tutt'intorno un profumo di cose buone da mangiare, che arrivava da molto lontano. Così rinunciò ad essere re del paese dei mostri selvaggi. Ma i mostri selvaggi gridarono: «Oh, non andartene! Noi ti vogliamo mangiare! Così tanto ti amiamo!» Max rispose: «No!» I mostri selvaggi ruggirono terribilmente, digrignarono terribilmente i denti, rotearono tremendamente gli occhi e mostrarono gli artigli orrendi. E Max saltò nella sua barchetta e agitò la mano in segno di saluto e navigò indietro per un anno o poco più, e in lungo e in largo per un mese e per un giorno intero. Finché tornò a quella sera nella sua stanzetta, dove trovò la cena ad aspettarlo, che era ancora calda. Ciao, alla prossima avventura!